4, 8, 15, 16, 23 e 42. Sono i numeri più famosi della storia della televisione e uno dei tanti misteri irrisolti che ci ha lasciato la madre di tutte le serie TV, ovvero Lost. Non starò qua a farvi riassunti su trama e personaggi, dal momento che se siete qua significa che conoscete molto bene la serie TV e soprattutto che come me ad un certo punto vi sarete ritrovati un po' persi tra le centinaia di indizi, tra cui il più famoso è certamente la nostra sequenza numerica. Come si può facilmente immaginare, fin dalla loro prima comparsa, i numeri di Lost hanno attirato l'interesse di molti, dove per molti intendo soprattutto un sacco di nerd super skillati che si sono lanciati in calcoli ed equazioni complicatissime che però non è che hanno aiutato molto a capire qualcosa di più. Ad un certo punto qualcuno è arrivato anche a scomodare persino il matematico Enzo Valenzetti, che alla fine degli anni 60, utilizzando proprio i nostri numeri in quanto numeri fondamentali, provò a prevedere il momento in cui l'umanità si sarebbe estinta. E allegria! Secondo me però l'unico calcolo da tenere in considerazione per arrivare a qualcosa di sensato è quello più semplice, ovvero la somma, e ora vi spiego il perché. Ragazzi, non ce n'è, la semplicità vince sempre. La somma di questi numeri è 108, che non è certo un numero casuale all'interno della serie TV. Infatti, come sicuramente ricorderete, sono proprio 108 i minuti da cui parte il famoso conto alla rovescia all'interno della botola. Quindi, per risolvere il mistero, ho pensato di concentrarmi su questo numero e sul suo significato. Nella sua lettura più romantica e occidentale, il 108 si può vedere come un numero composto da 1 e 0, che rappresentano rispettivamente l'inizio e il vuoto, e poi l'8, che è un rimando al simbolo dell'infinito, e già questo ci dà l'idea di un numero che rappresenta un ciclo, un loop continuo. L'aspetto più interessante di questo numero però secondo me si trova nelle culture indo-orientali come il buddismo o l'induismo, o più in generale le scienze yoga, dove il 108 viene menzionato più volte. Ora, al fine di questo video è assolutamente inutile che io stia qua a spiegarvi tutta la filosofia indo-buddista che sta dietro al 108, insomma, se volete cercate su internet. Quindi, facendola semplice e attenendoci alla serie di Lost, possiamo dire che il numero 108 rappresenta il karma. Mettiti comodo. Se si parla di karma, la maggior parte delle persone oggi potrebbe dire di conoscere il significato di questo termine. La verità è che la maggior parte delle persone oggi ha un'idea sbagliata del karma. Il karma spesso in Occidente è tradotto frettolosamente come una versione spirituale della legge di Newton causa-effetto, e tutto viene ricondotto ad una sorta di sistema di ricompense e punizioni. In realtà non è esattamente così e, semplificando il più possibile, quando si parla di karma dovete considerare questo. Il karma non è altro che uno strato di energia, o se preferite memoria, che si appiccica addosso ad un individuo ad ogni azione che compie in modo compulsivo. Un errore che si fa quando si parla di karma è considerarlo come un qualcosa legato solo a specifici comportamenti che portano a determinate conseguenze, quando in realtà tutto quello che viene fatto all'interno della sfera di una persona di fatto è in grado di generare karma, dal semplice respirare al pensare a qualcosa, al prendere un oggetto su uno scaffale, perché la maggior parte delle cose che si fa quotidianamente viene eseguita senza consapevolezza. Questo karma che ci si appiccica addosso agisce poi a tutti i livelli della nostra esistenza, quella fisica, intellettuale, emozionale o energetica, e diciamo che traccia la tendenza di quello che sarà la nostra esperienza di vita, gli dà una certa direzione, ed è da questo punto di vista che si può iniziare a parlare di una persona con un karma buono o un karma cattivo. Ora fate bene attenzione, perché questo è il punto cruciale. Un essere umano, per poter evolvere, deve liberarsi di questo accumulo di energia o memoria, e a prescindere dal fatto che sia karma buono o karma cattivo, lo scopo finale è quello di azzerare il proprio karma in modo da potersi liberare dai cicli dentro il quale uno è imprigionato, per ultimo quello di vita e morte e delle varie rinascite. Ma che senso avrebbe l'intero discorso del karma all'interno della serie di Lost? Torniamo al countdown dei 108 minuti e l'inquietante contatore alla rovescia che si trova all'interno della famosa botola. Ora, facciamo caso a come viene svelato il contenuto della famosa botola e in particolare alla routine giornaliera del personaggio di Desmond. Desmond si alza, si fa la doccia, fa colazione, ascolta musica, fa esercizio fisico e si mette a lavorare, insomma una classica routine di un uomo qualsiasi. E il compito di quest'uomo qual è? Il compito di Desmond è quello di riavviare il contatore prima che scada il tempo di 108 minuti, ovvero prima che il suo karma si esaurisca.
Quindi questo significa rimanere per sempre schiavi ancorati alla propria condizione, facendo sempre le stesse cose con la paura che altrimenti possa succedere un disastro e nell'illusione di avere uno scopo e con i nostri sogni messi da parte. La botola poi scopriremo più avanti che è solo una delle varie stazioni della compagnia Dharma, che alla fine è il sistema dentro il quale i protagonisti sono rinchiusi, organi di controllo collegati tra di loro che hanno lo scopo di tenerli monitorati, che gli danno la tecnologia, cibi pronti e comodità, purché loro siano rinchiusi a seguire le loro istruzioni. E la famosa botola rappresenta di fatto l'ultima ruota del carro di questo sistema, l'ufficio fantoziano con l'omino di turno ingannato e costretto a lavorare. Anche quando ci viene raccontato che i numeri portano Hugo a vincere alla lotteria, c'è un riferimento, anche se in maniera più velata, ad uno degli aspetti delle leggi karmiche in relazione al materialismo. In questo caso la lezione da leggere tra le righe è che fino a che un uomo si farà condurre dal proprio karma, quindi i numeri vincenti della lotteria, sarà comunque legato all'attaccamento materiale di questa esistenza, il lusso derivante dalla vincita, ma anche alla continua sofferenza e infelicità. E qua parliamo delle sfighe a catena che vive continuamente Hurley dopo aver vinto la lotteria. Quindi secondo me i numeri vanno letti in questo senso e tutto questo discorso poi si sposa perfettamente con l'intera serie TV. Infatti, se vista da una certa prospettiva, Lost racconta una storia molto più profonda di quanto possa sembrare e ha, come dire, più piani di lettura. Se si ha una certa familiarità con certe tematiche, ad un certo punto diventa palese che nelle vicende narrate, nei nomi dei personaggi, nei luoghi descritti e anche in qualche dialogo che sembra buttato lì a caso, in realtà c'è questo continuo rimando a diverse mitologie, leggi universali e antiche verità. Quindi, per concludere il nostro discorso e unire i puntini tra karma, sopravvissuti e numeri, che cos'è l'isola di Lost? L'isola di Lost non è altro che una grande metafora per la Terra, la vita normale di tutti i giorni. Se ci facciamo caso, all'isola si arriva attraverso un incidente aereo, attraverso un Big Bang, ma anche, se vogliamo, attraverso il sangue, le urla, lo shock e la sofferenza di quella che è una metafora di una nascita, di un parto. E se l'isola rappresenta il quotidiano, i sopravvissuti del volo 815 sono in realtà da considerare come delle anime in pena, che si reincarnano e che cercano un riscatto da una loro vita passata, fatta di paura, problemi irrisolti, limiti e debolezze, che vediamo sia nei flashback che ci raccontano il passato di ogni protagonista, ma anche ripresentarsi puntualmente nella loro vita sull'isola. Se si ripensa ai protagonisti e al loro percorso all'interno della serie, si può notare come ad un certo punto tutti quei personaggi che sull'isola, nonostante tutto, trovano una certa pace e serenità, sono gli stessi che poi alla fine accettano di rimanere sull'isola e non pensano più di tanto a lasciarla. Al contrario, quelli più tormentati dal loro passato sono quei personaggi costantemente in mezzo ai guai, li vediamo correre, inseguire, combattere, gridare, alla continua ricerca di una via di fuga che però, quando viene trovata, li riporta dall'altra parte, nel loro inferno personale, e allora si ritrovano a voler ritornare indietro all'isola. Oh, bene, io direi che ho spiegato tutto quello che volevo spiegare dei numeri di Lost e anche un po' della mia visione in generale dell'isola. Vi ricordo che la mia è un'interpretazione assolutamente personale, quindi se non siete d'accordo con me ci mancherebbe. Io penso che quando parliamo di arte, come può essere una serie TV, ma anche allargando, diciamo, cinema, poesia, canzoni, ognuno ha il diritto di vederci dentro quello che vuole. Ricordiamo anche che stiamo parlando di una serie TV che è durata qualcosa come 10 anni, che durante la sua messa in onda ha dovuto superare anche alcuni problemi tecnici come cambia la regia, variazioni di cast e anche uno sciopero degli sceneggiatori, quindi ci sta che magari riguardandola si trovi qualche incongruenza. E scrivete pure nei commenti se non vi torna qualcosa o se magari volete approfondire anche il discorso del karma. Questo è il mio primo video e non so bene ancora cosa farò sul mio canale. Diciamo che la mia idea è quella di parlare un po' e farvi scoprire tutto quel sapere antico che nella sua forma originale può essere anche un po' noioso e complicato, ma come abbiamo visto è ancora ben presente nella nostra cultura urbana, anche se spesso non viene colto. E direi che con questa ultima frase di chiusura ho anche spiegato il nome del mio canale. Io sono Alessandro, questo è Urban Wisdom 3 o 3 e il 3 non ve lo spiego, quello dovete arrivarci da soli. Ciao e alla prossima!